Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Il dipinto La Gioconda, conosciuta anche come Monna Lisa, è un'opera cardine della storia dell'arte, forse il ritratto più famoso, a cui sono stati dedicati omaggi come la canzone che avete appena sentito, ma anche oltraggi e sberleffi. Pensate che è ospitata nel Museo del Louvre a Parigi e viene visitata da migliaia di persone ogni giorno. Fu addirittura rubata da Vincenzo Peruggia e questo ha alimentato tra l'altro anche la sua leggenda. Infatti il suo sorriso enigmatico è stato spesso studiato da critici ma anche da psicanalisti. L'autore di questa celebre opera è Leonardo da Vinci. Questa è databile tra il 1503 e il 1514. Il ritratto mostra una donna seduta a mezza figura, girata a sinistra ma col volto frontale, ruotato verso lo spettatore. Le mani sono molto delicate e adagiate in primo piano, mentre sullo sfondo si apre un vasto paesaggio fluviale, con picchi rocciosi e anche speroni, che per alcuni critici non rappresenta un fondo paesistico reale, ma sarebbe inventato. Ma in realtà per alcuni invece è un punto preciso della Toscana, dove l'Arno praticamente supera le campagne di Arezzo e riceve le acque della Val di Chiana. Sulla destra della Gioconda, oltre la spalla, c'è un ponte, infatti, in basso, che ha più arcate a schiena d'asino, è di stile romanico, identico a quello proprio di Buriano, che venne costruito proprio in pieno Medioevo, a metà del XIII secolo. Sopra le sue arcate passa la via Cassia, che collega Roma, Chiusi, Arezzo a Firenze. Leonardo conosceva molto bene questo punto, rappresentato anche in un suo disegno conservato a Windsor, che lui realizza dal 1502 al 1503, dove viene rappresentato proprio il bacino idrico della Val di Chiana. Il punto preciso di osservazione potrebbe coincidere con Quarrata, dove al tempo vi era un castello, oggi scomparso, che forniva praticamente un ottimo punto di osservazione rialzato per Leonardo. Interessante è il fatto anche però che l'orizzonte non è posto sulla stessa linea, tanto che se osserviamo la parte sinistra è posta più in basso rispetto alla parte destra. Ma quello che più colpisce di questo dipinto è senz'altro la sua tipologia di esecuzione, con una pennellata quasi impercettibile per il fatto di utilizzare un morbidissimo sfumato. Leonardo infatti aggiunse un'impeccabile resa atmosferica che lega quindi il soggetto in primo piano, la bellissima donna, allo sfondo, che è di straordinaria appunto naturalezza. Vi è praticamente una profonda introspezione psicologica, così diversa dalle pose ufficiali dei suoi predecessori, facendone praticamente una pietra miliare della ritrattistica, con cui si apre tutto il Rinascimento maturo. Prima di Leonardo, infatti, nei ritratti manca questo senso di mistero, perché gli artisti hanno rappresentato solo le forme esteriori. Ci sono stati poi artisti contemporanei che hanno dato un alto valore simbolico alla Gioconda di Leonardo. Il dadaista Duchamp, ad esempio, l'ha scelta come bersaglio delle sue provocazioni. Andy Warhol invece riprodusse il dipinto in serie, come fosse un poster. Botero invece ce l'ha resa paffuta come tutte le sue donne e c'è perfino chi ne ha fatto un'icona graffiante dal sorriso sinistro e addirittura una versione mujahideen con lanciarazzi in spalla. Cinema, musica, televisione e pubblicità di tutto il mondo l'hanno citata, come ad esempio farà anche Duchamp, un grande artista del XX secolo che ha attraversato varie correnti artistiche, partendo dal fauvismo, cubismo, surrealismo, per approdare poi a un'arte concettuale, al ready-made e all'assemblaggio. La sua Gioconda coi baffi è un'opera spesso incompresa. Si tratta in realtà di una riproduzione fotografica alla quale sono stati aggiunti baffi e pizzetto. È stata realizzata nel 1919, ma in realtà esiste un antecedente, Monna Lisa che fuma la pipa del 1883 di Bataille. Il titolo vero e proprio è un gioco di parole, infatti le lettere L, H, O,
Q, pronunciate in francese, danno origine alla frase Elle a chaud au cou. Letteralmente significa lei ha caldo al sedere e la misteriosa sigla fornisce anche una chiave di lettura per comprenderne il senso. Infatti il gesto dissacratorio di Duchamp è quello di voler annullare la sacralità di un'opera d'arte, di un capolavoro universalmente riconosciuto, ma cela anche significati ermetici, appunto nel fatto di unire i contrari, il maschile al femminile. Lo spunto può essere stata la miniatura di Jean Perrel, proveniente da un manoscritto alchemico del Cinquecento, dove si vede appunto la personificazione della natura alchemica, simile alla Gioconda nella posa che siede su un forno acceso di un tronco cavo e che ha certamente caldo al sedere. L'uso alchemico delle lettere nasconde un insegnamento profano. Pensiamo alla tavola di smeraldo di Ermete Trismegisto, in cui ciò che è in alto è uguale a ciò che è in basso.